Ci sono strade ad Oxford, secondo alcuni storici, che sono state versate dal sangue degli studenti per intero. È un'esagerazione. Lo stereotipo dello studente violento è molto frequente. In realtà abbiamo dei libri del perfetto studente, che indicano che cosa lo studente doveva e non doveva fare. Per esempio, non doveva sonnecchiare a messa la domenica, non doveva nuotare il lunedì, non doveva spezzare i ramoscelli degli alberi e soprattutto non doveva disturbare il boia mentre esercitava le sue funzioni. Come erano visti gli studenti da parte dei cittadini? Beh, per prima cosa erano visti come delle persone da spennare in tutti i modi, soprattutto per gli affitti per esempio. Ecco perché gli statuti comunali spesso mettono dei calmieri o degli affitti comunque agevolati o regolamentati. Ma erano visti anche come tracotanti e soprattutto erano visti come persone sospette perché potevano ingravidare le donne della città. Abbiamo una cronaca per esempio che racconta un fatto truce in cui uno studente venne sorpreso da un marito che si era già insospettito e la moglie e lo studente vennero uccisi nel letto in cui avvenne questo fatto. E il cronista è molto puntiglioso e attento e descrive proprio il sangue versato dai due. Per finire, uno dei casi più tipici di violenza era quello tra gli studenti e gli sbirri del capitano. E qui ne abbiamo veramente tantissime. Per esempio uno era vicino al convento degli Eremitani e ci fu un tafferuglio tra i soldati appunto del capitano e gli studenti e urlavano ammazza ammazza e scolla scolla appunto per uccidersi a vicenda. E un altro caso, forse il più noto e truce, è capitato nel 1723. Gli sbirri sequestrarono delle armi da fuoco agli studenti che la mattina dopo andarono a reclamarle nel palazzo del capitano. Gli sbirri non consegnarono queste armi e cosa accadde? Che poi gli studenti andarono in un'osteria, gli sbirri lì cominciarono un nuovo alterco, entrarono e li ammazzarono tutti. Alcuni dovettero per esempio gettarsi dalla finestra per fuggire. Morale della favola: vennero quasi tutti assolti tranne uno che venne appeso tra le colonne di San Marco.